minus 5, 4, 3, 2, 1. Booster ignition and liftoff of Discovery, hoisting harmony to the heavens and opening new gateways for international science. Discovery has cleared the tower. Nel corso degli anni, sono molti i progetti spaziali che sono stati abbandonati dopo spese in denaro e risorse, veramente ingenti. In questo video approfondiremo alcuni di questi progetti. Il programma X-30. Alla fine degli anni '80, gli Stati Uniti lanciano un piano aerospaziale nazionale, NASP, da 2 navicelle spaziali con passeggeri. Parte di questo grande programma era il Rockwell X-30, un avanzato prototipo di veicolo spaziale monostadio. Al contrario di uno shuttle tradizionale, che comprende un veicolo di lancio che si stacca dallo shuttle stesso, l'X-30 doveva essere un singolo velivolo, ed avrebbe avuto l'abilità di decollare e atterrare su una pista come un normale aeroplano. Avrebbe potuto raggiungere una velocità tale da permettergli di attraversare il globo in 4 ore. La navicella, in teoria, avrebbe potuto raggiungere la velocità di 24.696 km/h, ma il Dipartimento della Difesa insistette affinché l'X-30 avesse un equipaggio di almeno 2 persone e spazio per del carico, rendendo così il velivolo più grande e pesante di quanto pianificato. Questo, unito ai ritardi nello sviluppo della tecnologia di propulsione, fece lievitare i costi, fino alla cancellazione del progetto nel 1993. Successivamente venne sviluppata una nuova versione più piccola, chiamata X-43, essa raggiungeva 11.830 km/h. Il programma Costellazione, CXP. Fu un programma che andò dal 2005 al 2009, con un budget stimato di $230 milioni ed aveva 3 principali obiettivi. 1. Completare la Stazione Spaziale Internazionale. 2. Ritornare sulla Luna non più tardi del 2020. 3. Una spedizione con equipaggio su Marte. All'interno del progetto furono realizzati 2 nuovi razzi, l'Ares 7 per i voli in orbita terrestre e l'Ares 5 per i voli fuori orbita. L'Ares 5 doveva essere in grado di sollevare quasi 200 tonnellate, ciò significava che era più potente del Saturn V che aveva supportato il progetto Apollo. Il top dei razzi sarebbe dovuto essere l'Orion Crew Exploration Vehicle, con varie varianti sviluppate per gli stage del programma incluso il trasporto del modulo lunare Altair, ovvero il modulo che avrebbe dovuto portare sulla Luna 4 astronauti. Tra gli elementi più ambiziosi del programma c'era la missione riguardo l'atterraggio e lo scavo di un asteroide vicino alla Terra, questo sarebbe dovuto essere il primo passo verso Marte. L'obiettivo finale era quello di stabilire un habitat nell'orbita di Marte e far atterrare un equipaggio che esplorasse la superficie del pianeta per 500 giorni. Il progetto fu ufficialmente cancellato nel 2009, a causa delle troppe sfide tecniche e di costi. X-33 fu l'idea per una tecnologia orbitale di generazione successiva, assemblato da parti recuperabili di veicoli di lancio, in modo che ci avrebbero dovuto lavorare meno persone, ed il costo sarebbe oltre che dimezzato rispetto ai precedenti progetti. Il concept per l'X-33, che vinse le gare di appalto, fu quello sviluppato dalla divisione segreta della Lockheed Martin, la SKMK Works. Il costo era di $1 miliardo. Il completamento del prototipo venne ritardato diverse volte a causa di difficoltà tecniche, ed i test furono complicati a causa del peso eccessivo del velivolo. Dopo vari test falliti, la NASA concluse che la tecnologia non era abbastanza avanzata per continuare. Sia il progetto X-33 che il suo successivo progetto Venture Star furono cancellati, quelle nei test seguenti all'X-33 continuarono fino, almeno, al 2009. Star Wars. What if free people could live secure in the knowledge that their security did not rest upon the threat of instant U.S. retaliation to deter a Soviet attack, that we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? Nel 1983, di fronte all'aumentare della tensione durante la Guerra Fredda, il presidente Ronald Reagan annunciò il programma Iniziativa di Difesa Strategica SDI.
Un sistema di difesa missilistico che avrebbe dovuto proteggere gli Stati Uniti da attacchi missilistici e sarebbe costato decine di miliardi di dollari. Furono proposte molte idee, dall'usare laser a raggi X nucleari con base terrestre, raggi con particelle subatomiche, cannoni elettromagnetici. L'obiettivo di identificare ed intercettare missili balistici in avvicinamento, ciò fece guadagnare al progetto il nome Star Wars. Una delle prime idee riguardava una cortina di laser a raggi X a propulsione nucleare che andrebbe distribuita attraverso missili o satelliti, ma i ricercatori presto capirono che il laser X-ray sarebbe stato solo utile per un uso marginale per le difese missilistiche. O-Ring Overlay Experiment. L'Ho fu un test cruciale per un altro metodo di difesa. Utilizza una ragnatela di metallo che si doveva scontrare con i missili. Il progetto ebbe successo quando la ragnatela intercettò un missile nel 1984, ma venne però ritenuto scandaloso. Una investigazione del New York Times scoprì che su 2 missili erano stati segretamente montati dei radiofari per garantire lo scontro nello spazio. Si scoprì che i leader del progetto, sotto pressione dopo i miliardi spesi, avevano mentito riguardo il successo di L-Test. Ciò insieme al costo elevato del progetto ed alla dissoluzione dell'URSS, portò alla cancellazione del progetto Star Wars nel 1993. Il costo di 7 anni di progettazione fu tra i 41 e i 50 miliardi di dollari. Polius Energia. La risposta al lancio del progetto Star Wars. Nel 1983, una scettica Unione Sovietica vide questa come una mossa da parte degli Stati Uniti di armare lo spazio ed autorizzarono il progetto segreto Polius Skif, un'arma spaziale che avrebbe distrutto i satelliti nemici con un laser di potenza 1 MHz. Il progetto, mascherato come un programma di comunicazione satellitare, prevedeva l'armamento di ciò che sembrava essere una stazione spaziale e portò alla creazione di Polius. Un sospettoso Gorbaciov, che non era molto favorevole alla militarizzazione dello spazio, credeva che i suoi militari avessero un piano più ambizioso e nefasto per Polius, che era quello di creare una vera e propria Red Death Star, una piattaforma armata orbitale capace di lasciar cadere testate nucleari ovunque sulla Terra. Le armi non furono mai testate, ma un problema tecnico del software fece cadere Polius dopo che si era separato dal suo booster, orientandolo nella direzione sbagliata, portandolo a cadere nel Pacifico senza mai entrare in orbita. Il fallimento affondò il progetto, e con lui, il razzo Energia, un razzo che doveva essere in grado di trasportare 100.000 tonnellate in orbita. Energia fece un solo volo. In tutto un progetto simile ad oggi, costerebbe $1 triliardo. Se il video ti è piaciuto lascia un like, iscriviti e attiva la campanella per essere aggiornato sui prossimi video.